informazione qui. Buongiorno, buongiorno amici. Buongiorno. Oggi finalmente lasciamo sto posto. Dovevamo già andare via ieri, poi abbiamo avuto delle cose da fare e tutto e non siamo più andati via. Sono 3 giorni che siamo qua. Andiamo avanti così per vedere tutto il Portogallo. Ci mettiamo 2 anni. No, vabbè. Oggi andiamo a Coimbra. Dovremmo andare anche alla ricerca di un po' di sole. Dove ci sarà il sole, non si sa. Prima piovigginava di nuovo. Piovigginava di nuovo. Il mattino è sicuro al 100% che fa schifo. Sempre, tutte le mattine. Poi piano piano si sistema e poi a volte esce un po' di sole. No? Come Siamo ieri in pomeriggio. zone ancora troppo condizionate dal meteo in queste zone qui. Fino sotto Lisbona, non so se ve l'abbiamo già detto, forse sì, non mi ricordo. Ci hanno detto il cugino di Salvatore che abita al sud della Spagna, e lì fa caldo, che sotto Lisbona c'è come fosse un po' sotto Lisbona, come fosse una linea immaginaria, che sotto quella linea lì improvvisamente cambia proprio la temperatura, cioè da fresco diventa caldo. Cambia proprio scenario. C'è proprio questa linea, vedremo quando scenderemo sotto Lisbona, ma per il momento non siamo ancora lì perché abbiamo ancora alcuni paesini da vedere prima di Lisbona, poi c'è Lisbona e poi scenderemo sotto. Lasciamo questo posto, finalmente partiamo. Finalmente sì, stavolta sì, perché abbiamo passato 4 notti in questo parcheggio gratuito dove c'è anche il posto, ricordiamo, c'è il posto per fare i servizi camper. c'è un via vai incredibile. Gratuito naturalmente anche i servizi camper. Sì, c'è un via vai incredibile, praticamente difficilissimo trovare un posto lì perché i posti per i camper sono solo 12. Tra l'altro ci sono 12 stalli ma comodissimi, perché Sì, sono belli larghi, sono larghi, proprio sì, spettacolare, veramente un bel posto. Qui poco fuori Aveiro, a 2 passi dal centro, al centro ci si arriva a piedi tranquillamente. E adesso andiamo verso Coimbra, come abbiamo già detto. Ecco Salvatore. È andato di nuovo qua al Mercadona a comprare 2 cose. 2 cose veloci. Prima di lasciare Aveiro, adesso li apro perché mi ero chiusa dentro. Quanto abbiamo speso l'altro giorno? 51,90 2 giorni fa. Adesso 23. 23. Sì, ho preso 4 bottiglie d'acqua, la carta igienica che l'abbiamo quasi finita e poi un po' di cosine. Arrivo subito, vado a posare il carrello. Ok. Oggi scalda, Oggi scalda, sì. È perché non siamo abituati. Non siamo abituati, di solito fa fresco. Allora parto subito con la bella notizia. Ti ho preso un dolcino, ti piace? Ah bene, buono, questo è quello che abbiamo mangiato l'altro giorno, quello sì, col ho cocco, visto che ti era piaciuto, col gusto di coccoli. Allora ne ho preso uno. Poi, altra sorpresa. Oggi Ma c'è quante una sorprese! Ah, cos'è? L'insalata di mare? Cos'è? La Tipo paella. la paella, è vero, Sì, la la paella. Paella mista. Ah, bene. Giusto per mangiare anche qualcosina di diverso. E poi il resto è tutta roba normale. Sì, mozzarelle, Filadelfia. Mozzarella, Filadelfia, cose così. Un'altra mozzarella. Il pane. Pane. Ops. Un meloncino. E 2 cetriolini. Ok. Cetrioloni. 1 a 1. Ah, è vero, sì, la 1. Le strade comunque confermiamo sono tutte rattoppi come quelle italiane, l'abbiamo già detto, molto simili a quelle italiane qua in Portogallo. Abbiamo raccolto questo che è Per togliere la polvere. sembrano per togliere la polvere, ma qualcuno ci aveva detto come si chiamano in realtà, ma non ci ricordiamo il nome. Così abbiamo arricchito il nostro vaso di fiori della nostra casetta. Ce l'aveva detto forse la zia Anna come si chiamano questi. Non mi ricordo. Però non ci ricordiamo.
9. Oh, questi Renault sono- 9 è turbo. merce rara, merce rarissima. Ci siamo fermati qua un attimo che c'è un Intermarché. L'Intermarché c'è un Brico anche. L'Intermarché è diciamo l'ipermercato tipico francese, però si trovano anche qua evidentemente. In Italia non l'ho mai visti gli Intermarché. Giusto? Sì. E qua c'è un Brico e vogliamo vedere se troviamo una cosa in questo Brico. Devo andare a vedere. Sì. Mi aspetti qua? Sì, ti aspetto qua. Trovato quello che cercavamo? No, non ce l'ha. No? E questo, scusa? Questo che cos'è? Questo è roba nostra, sono gli Ah, questi sono nostri. Ah, sono ok. gli adattatori per le bombole. Sì, sì. Mi ha indicato un posto che Sì, è... perché noi cerchiamo l'adattatore per la bombola portoghese, che è diverso da quella spagnola. tanto per spendere L'abbiamo detto in soldi, un no? altro video, mi sembra. Mi ha indicato un posto, il ragazzo che lavora lì, a 3,5 km, è qui in paese, solo che sta serrato. Cioè, il giorno di chiusura o com'è? Perché non penso che sia un supermercato, magari un negozio, e sono le 2 meno... Ah, è chiuso perché è orario di È pranzo. probabile, Ah, ok. comunque adesso andiamo a vedere. Sono 3,5 km, ci facciamo un giro, vediamo. Apre proprio adesso, siamo andati in questo posto che ci hanno suggerito lì a Brico. Madonna, ma per arrivarci, ragazzi. Per arrivare qua, ma un casino. Un macello. Neanche qua niente, non l'abbiamo trovato. Mi ha dato l'indirizzo di un altro posto che mi ha detto Sei che stato un bel po' però per dirti che non sì, c'era. ma non è facile comunicare. Mi ha detto che sono dei loro Anche perché hai la foto, vero, del coso da far vedere? Mi ha detto che La sono foto del come si chiama? Sì, del non ce raccordo. l'hanno. Allora, mi ha detto che sono dei loro clienti. Lui ha telefonato a loro per dirgli che io qui ho un cliente italiano che ha bisogno di questo adattatore. Mi ha detto di mandarglielo che lui dovrebbe averlo. Vendere i cambi per campismo. Sì. Ok, adesso andiamo a vedere. È a 2,5 km, speriamo che la risolviamo. Speriamo che ce l'abbia. E che non sia un Ti ha salasso. detto anche quanto costa per caso? No. Ma che bei fiori che ci sono. Ah, che guarda quante ce ne sono. Sì, tutti i carrettini con i Che fiori. figata. Oh. Bellissimi. Allora, ne abbiamo scoperto una nuova. Allora, siamo andati a vedere in questo negozio che ci hanno suggerito nella ferramenta dove Salvatore è stato prima. Sì. E abbiamo scoperto delle cose importanti. Allora, praticamente, siccome ci stiamo preoccupando per prima o poi quel problema arriverà, che finirà la bombola. E sicuramente saremo ancora qui in Portogallo. Allora avevamo bisogno di questo adattatore, perché ci va un adattatore diverso, ok? Abbiamo girato diversi negozi, questo qui che siamo stati adesso vendono accessori per campismo, qua lo chiamano campismo. Sì. E abbiamo scoperto che qua in Portogallo ci sono diverse bombole con diversi attacchi. Cioè mi ha fatto vedere 3 tipi di bombole con 3 attacchi diversi. L'attacco che mi voleva proporre la signora era simile a quello nostro. Allora io l'ho guardato bene. Sì, a quello per la bombola spagnola. Allora per approfondire sta cosa cosa ho fatto? Ma fammi andare a fondo di questo problema. Ho smontato il nostro adattatore dalla nostra bombola, ho provato il suo e si attaccava, cioè si innestava tranquillamente. Ho detto, ma che strana sta cosa. E io poi gli ho fatto vedere le foto che ho sul telefono di un attacco diverso da questo qui, che erano bombole che abbiamo visto in una benzina, in un'altra gasolina. Avevamo chiesto a un benzinaio chiedendo quali bombole ci volevano qua ed erano bombole diverse che richiedevano un altro tipo di attacco. Il succo qual è? Che in base alla marca pare che cambi l'attacco. Questi sono bombole Repsol, hanno l'attacco come quelle spagnole, uguali, identiche, con la differenza di prezzo, poi vi dirò anche quello. Invece quelle che siamo stati, scusa un attimo che guardo se le trovo la marca, siamo stati in quella benzina, le bombole erano, vediamo un po' se trovo la marca,
OZ Energia, e l'attacco è diverso. Gira e rigira, la signora poi alla fine l'ho convinta perché inizialmente non voleva, ho detto visto che va bene, volevo comprare una bombola qui da lei. Però per sicurezza alla fine cosa ho fatto? Ho smontato il nostro adattatore che abbiamo sulla nostra bombola, sono entrato dentro il negozio, l'ho provato e va Sì, benissimo. sì, l'hai già detto questo. Va benissimo, Sì, per sì, l'hai cui... già detto. Ah, ok. Per cui ho detto, ma quasi quasi la compro. Così Però ce la teniamo già lì, no? Per quando così finisce. me la tengo, così quando finisce ce l'ho Eh. già pronto, non mi devo sbattere. Però voleva quella indietro, quella vuota, E noi quella spagnola non ce l'abbiamo ancora vuota. no? Eh. E gli ho detto, me l'avrebbe venduta, ma a 15 euro in più. Quindi Sì, se non dai il vuoto c'è c'è la cauzione di 15 Ok. euro. E il totale era poi, vabbè ve lo dico, era 48 euro. Le bombole qui in Portogallo, questa qui da 10 kg, che sono più o meno tutti quanti le stesse dimensioni, costa 33 euro. Pensate, come da noi in Italia. Infatti Sì, lei sì. me l'ha detto In che- Italia al nord, perché al nord costano così, al sud costano 20 euro le bombole in genere. eh, D'Italia, in, sto parlando. in Spagna invece l'ultima che avevamo comprato, Al nord della Spagna nord della costava Spagna, 17 euro circa. 17 euro l'abbiamo pagata. E invece al sud della Spagna costano ancora meno, costano dai 12 ai 15 euro. L'ultima volta che l'abbiamo sostituita è stata 2 anni fa Eh, ed era al sud della Spagna, gasolina Repsol, l'abbiamo pagata 12,50 euro. sì. Me lo ricordo benissimo perché ero rimasto, ho detto Mizzica, 12,50 euro noi la paghiamo più del doppio. Eh. Comunque, allora cosa stavo dicendo? Alla fine cosa è successo? Che non l'abbiamo presa, abbiamo lasciato perdere, perché per spendere 15 euro in più non gli potevamo andare indietro l'altra perché non era ancora vuota e non volevamo spendere 15 euro in più. No, Quindi, non ha senso. e allora aspettiamo che questa qua finisca, poi andremo poi a cercare una bombola di quel tipo che è Repsol. Sì. Andremo poi a cercare un benzinaio Repsol Sì, e boh. pagheremo la bombola. Eh. È buono. Però c'è stato tutto sto casino e 2 ore che stiamo tribulando, che stiamo girando posti dove poter comprare questo adattatore. Alla fine abbiamo scoperto che questo adattatore, in teoria, perché al momento è così, quando poi l'avremo montato, sostituito e tutto sarà effettivo, spenderemo poi la cifra della bombola, che qua la vende a 33 euro. La benzina non so, magari Costa di meno. magari boh, costa non lo di so. meno, non lo so, perché qua i prezzi variano da un posto all'altro. Perché noi l'abbiamo vista un po' di tempo fa a 27 euro un'altra benzina, qua ne voleva 33. Insomma, tutto sto pippone per poi scoprire che l'attacco che abbiamo Va bene. va bene. Sì. Cioè, pensate che casino. Ennesima giornata col cielo coperto, Sì, anche oggi tanto per cambiare. la visita a Coimbra non promette benissimo. Sì. Siamo nella periferia di Coimbra. C'è una specie di diga, vedi che c'è i cosi. Sì, c'è una specie di diga. C'è una specie di diga, sì, questa qua. Guarda. Wow, che bel bacino che c'è qua. Ecco, siamo quasi arrivati. Qua la cittadina sembra su un'altura, fatto tipo su Sì, un'altura. qua dobbiamo andare a piedi. mi sa. Sì, qua per forza a piedi. Vabbè, anche a Vero siamo Sì, ma andati a poi piedi. non è neanche tanto distante. E qui questo è un parcheggio segnalato anche da Park4Night, come vedete c'è anche un camper. Per adesso magari ci mettiamo qua che mangiamo qualcosa, mangiamo un boccone. Eh sì. Ecco qua, paella comprata appena prima al Mercadona. Il pranzo era un altro in realtà. Ah, non abbiamo fatto vedere niente perché ero talmente incazzato che avrei spaccato qualcosa prima. Guarda. Bisogna calmarsi un po', sono cose che possono succedere. Sono le 4 meno 3 minuti.
Abbiamo guidato, abbiamo girato 3 ore per sto cavolo di attacco. Sapevo che quando ci saremmo fermati avevo la padella, questa qui, con la pasta rimasta di ieri. Ieri o l'altro ieri, non mi ricordo quando l'abbiamo Per mangiato. cui il pranzo era pronto, bastava scaldarlo un attimo e pranzare. Invece nel cercare di tirare fuori questo affare qua, che vi abbiamo fatto vedere, la paella che abbiamo comprato al Mercadona, il coperchio della padella ha ste alette maledette che stanno giù se c'è qualcosa sopra, se no stanno così per poterle prendere. Allora questo era sopra per tirarlo fuori, per poter prendere la padella, anche colpa mia perché avrei dovuto mettere una mano e tenere ferma. Ha agganciato questo e ha fatto cadere tutta la pasta per terra, E così l'abbiamo buttata. ho fumato un po' Beh, adesso ci mangiamo la paella. e per fortuna che c'era questo da dargli una scaldata e mangiare in fretta, se no. Mangiamo questa paella. Tra l'altro è quella mista, ma io Perché qua, hai misto pesce e carne. se no col cavolo che la compravo. Non si è accorto che c'era il pollo. Sì, infatti A Salvatore il pollo non piace. era sotto il pollo. Mm. E ho visto sulla coperchia c'era scritto mista, si vedeva solo il pesce, ho detto sarà mista di pesce. E no, mista vuol dire carne e Mortacci pesce. loro, invece sotto quando l'ho girata sulla padella sono uscite le alette di pollo. E un po' il gusto si sente. Io lo della mangio, carne. a lui non gli piace. A me è proprio il pollo, per Però è carità. buona, eh? Cioè io lo trovo buona, a parte il pollo, vabbè, però buona. Siamo in cerca di un altro parcheggio per la cronaca, perché dove eravamo era un parcheggio polveroso, molte auto, non è che ci ispirava tanto. Allora stiamo cercando un altro posto un po' più confortevole per mettersi. Poi è un bel parco. Il fiume che c'è. Sì, di là c'è un fiume. Il fiume che passa attraverso questa città. Il Rio L'ho guardato Mondeo. prima. Mondeo. Sì. Mondeo. E qua c'è qualche camper qua parcheggiato. Vabbè, questo è un pullman, vabbè, però là ci sono dei camper. Guarda che bel parco che c'è. Cioè, siamo proprio vicino al parco, vicino al fiume. Bello qua. Sì. Grazie Par4Night, trovato naturalmente tramite Par4Night sto posto. Ok, ci siamo piazzati qua, parcheggio confortevole, ci sono le mattonelle, non c'è neanche la terra, la ghiaia, come dove ci siamo messi prima per pranzare. Qua, come abbiamo detto, abbiamo il parco e al di là c'è il fiume. E ora magari andiamo a fare 2 passi per questa cittadina. Gratuito, parcheggio gratuito, sottolineiamo. Qua il cielo è sempre così, ormai siamo abituati. Sì, qua c'è anche la palestra, In molti posti della Spagna e qui anche del Portogallo abbiamo visto che nei giardini pubblici, Spagna dappertutto, ma anche qua abbiamo visto che nei giardini pubblici spesso c'è la palestra. Ma poi bellissimo in Spagna. Sì. Ah, non ho preso gli occhiali. Vuoi prendere Tanto gli non mi occhiali? serviranno Sì, perché con suo tempo. Boh. è tutto il giorno che è buio. Cioè che è buio, che fa schifo, che è coperto. Non penso che esce stasera il sole. Che ore sono? Vedi te se vuoi prendere gli occhiali, non so. Sono le 6. C'è uno che si fa il bagno. C'è uno che si fa il bagno. Qua? Là. Dov'è che si fa il bagno? Non lo vedo. Boh, Salvo dice che c'è uno che si fa il bagno. Dov'è che si fa il bagno? C'è quel pedalò. Ah, non lo vedo io. Ma è dietro e non lo vedi. No, non si vede. Comunque in acqua lì. Ma Comunque anche qua lo fanno. è questa Ma no. zona qua, ma Guarda, non qui si c'è vede. la cosa per giocare a... Non so che gioco è, perché vedi che c'è le reti a palla... Pallanuoto? Boh. Ma generalmente pallanuoto la porta è giù, Mm, o sbaglio? non lo so, io non me ne No, intendo di generalmente sport. la porta è giù e c'è anche un portiere che sta in acqua. Questa invece è sospesa.
però comunque ci giocano in acqua, vedi che c'è il recinto. Ah sì, è vero, c'è tutto il Cioè, recinto è qua. delimitato. Sì, sì. Eccoci arrivati, ingresso della città. Andiamo a farci una bella passeggiata, c'è un po' di venticello, ma la temperatura diciamo che non è, no? Non fa freddissimo. No, non fa freddo, c'è il vento però. Ci sta abbastanza bene. Perché Logico fa così che qualche freddo. grado in più non Sarebbe meglio. Vabbè. Andiamo, va. Guardate sto negozio qua. Muy lindo. È un negozio di roba in scatola. Roba tipica in scatola. Poi ci sono tipo i patè, tutte queste cose là, poi ci saranno le cose lì. Uova di baccalà, salmone, tutte cose in scatola. Originali del Portogallo. Ah, vedi che roba, oh. Sembra una gioielleria. Specialità portoghesi, Dolci. Guardate quanto è alta sta roba lì, sto pataccone lì. Voi non avete, diciamo sarà 10 centimetri, se non di più. Ah, aspetta, ma non ho visto questi qua sopra, guarda quanto sono grossi, non ci stanno manco dentro il telefono. Mamma mia che roba, guarda qua. Comunque ci siamo informati, qui in Portogallo i dolci sono di altissimo livello, Sì, sono molto buoni qua i dolci. Vabbè, già quei pochi che abbiamo assaggiato. Sì, sì, ma abbiamo avuto conferma da fonti attendibilissime. Certe, sì. Si va su di qua, Accidenti, qua sale, bisogna fare un bel po' di scalini, Rich? Eh sì, qua sì. José Afonso, è stato un cantautore portoghese. Cattedrale vecchia di Coimbra, costruita nel 1164. Quindi qualche annetto ce l'ha, Guardate che bella. L'ingresso è di 2,50 €, purtroppo è chiusa. Guardate che entrata che c'ha. Spettacolo. Molto molto bella. Inizia a sudare, Mamma mia. Ma è questa l'università? Questa è l'università. Dava l'indicazione di qua. Scusate, ma dobbiamo scoprire dove ci troviamo, perché è pieno di vicoletti. Cattedrale nuova di Coimbra, la vecchia e questa è la nuova. Peccato che è chiusa anche questa. Confermiamo, l'università, Istituto di Medicina Legale. Notizie principali, giusto per un'infarinatura. Molti dei principali luoghi di interesse
turistico qua di Coimbra si trovano nella zona universitaria, Che è questa? che sorge in cima a un'altura e nell'antica parte alta della città. Questo quartiere è ricco di fascino, digrada lungo il versante della collina, dipanandosi in un dedalo di viuzze acciottolate e ripide. Vedrete anche torri medievali e residenze studentesche, dai muri tappezzati di graffiti. La nuova città, chiamata Baixa dagli abitanti, si estende ai piedi della collina e lungo il rio Mondego. La zona è attraversata da 2 principali vie pedonali e si uniscono nelle 2 piazze più importanti di Coimbra. Poi un'altra cosa, abbiamo scoperto che qua è stato anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è stato qua, notizie, è stato allora, ha ricevuto il dottorato honoris causa insieme al re di Spagna, Felipe VI, nell'ambito del 18° Summit Cotec Europa, che ovviamente non ho idea che cosa sia, ma magari la maggior parte di voi anche. Il presidente si è recato all'Università di Coimbra per la consegna dell'onorificenza accademica di dottore honoris causa. In che anno c'è scritto? La cerimonia si è aperta, vabbè, tutte queste cose lì penso che non interessano, anch'io volevo sapere, dice il 13/5/25. Quindi quest'anno, pochi mesi fa. maggio di quest'anno. Qua c'è l'entrata È entrata? abbandonata. Noi siamo sempre nell'università, delle Coimbra. Ma questi edifici sono giganteschi, poi ce ne sono diversi. Comunque vi stavo... Sì, perché è fatta da diversi edifici. Quella di prima era la medicina legale, poi ci sono diversi edifici. Ci sono altri Flanagan. Allora, fondata nel 1290 dal re di Dinis. L'Università di Coimbra è la più antica università di lingua portoghese. È una delle più antiche al mondo, pensate addirittura. Avevo sentito che era di un certo spessore. In origine l'università aveva 4 facoltà: teologia, diritto canonico, diritto civile e medicina. Bene, andiamo a vedere altro. E qua c'è anche sto coso che non so che cosa rappresenta. Comunque carino, dai. Comunque gli edifici sono mastodontici. Dove è finita mia moglie? È sparita. Dove vai, Rich? Ah, ecco, ho capito, sì. Vuole che faccio vedere l'entrata di qua davanti. Ah, ecco. Ecco perché, il laboratorio chimico. Ti manca? No, però sai, piacerebbe entrare. Beh, è una parte della tua vita che non è che puoi cancellarla. Non è che uno deve cancellarla, ci mancherebbe. Anzi, io non cancellerei niente di quello che ho fatto. Ho fatto l'istituto tecnico per periti chimici industriali. Sono diplomata in quello, perito chimico. Avevamo tanti laboratori nella scuola dove andavamo noi, c'erano proprio tanti laboratori. Io invece ho il dottorato in chef. Flanagan. In cucina. In Flanagan. Comunque molto carino questo edificio anche. Abbiamo guardato per l'ingresso, giusto? L'ingresso, c'è diverse per la visite, visita. Raccontaci un po' la situazione. No, c'erano diverse possibilità, o di visitare l'università o i giardini botanici, o c'erano diverse cose, però i prezzi sono abbastanza cari. Sì. Lo abbiamo notato anche noi. Abbiamo visto 12 euro, ma non mi ricordo per visitare cosa. Solo l'università, non mi ricordo. Sì. Abbiamo visto prima. Sì, e se inserivi là, cosa ha detto, la biblioteca o un'altra cosa? Forse la biblioteca. Comunque era già 16,50. In 2 sono 32 fischia, cioè non esiste, dai, no? Ma anche in Porto
c'erano tante belle cose da visitare, ma dei prezzi Sì, ma fuori l'abbiamo già detto, chi ha visto il video di Porto. fuori. Allora noi a Roma che cosa dovremmo fare? Mettere le cifre dei biglietti dovrebbero essere il triplo. Ma Roma costa, eh. Noi siamo stati 13 anni fa a Roma, ti ricordi? Sì, ma qua ti fanno pagare tutto, qualsiasi chiesa che entri, Sì, sì. a cifre fuori di testa. E noi ci muoviamo in due, chi si muove in Una famiglia. in più persone, Casino. cioè l'avevamo già intrapreso questo discorso, non è che mi piace tanto farlo, perché sono cose che magari uno le vede una volta, poi chissà quando ritorna, se ritorna, però deve essere anche proporzionato a ciò che stai visitando, Sì. perché poi cosa succede, secondo il mio modesto parere, è più quelli che perdi che quelli che incassi, perché se fai un prezzo onesto la gente entra. Viene molto di più, sì. Almeno, questo è il mio modo di pensare. Ma se tu metti subito una cifra importante, Ma magari 4 sai, su 5 non entrano. la maggior parte vengono turisti, pensano i turisti in genere hanno più soldi e quindi se ne fregano. Sì, ma se ti metti a visitare ciò che c'è da visitare per ogni città, ti ci va 150 euro al giorno. Sì. Dopo questo dialogo che abbiamo fatto, poi se volete dirci la vostra, noi la pensiamo così. Già pagare per entrare in una chiesa è una cosa che proprio non sopportiamo. No. Difatti quando c'è da lasciare l'obolo Sì, ci giriamo raramente entriamo, e ce ne andiamo, qualche almeno volta, che non è però proprio una cosa molto importante o sì. non siamo proprio favorevoli. Capiamo benissimo che anche certe cose hanno bisogno della loro manutenzione, hanno le loro spese e tutto quanto, però Pare esagerato. deve essere, ripeto, proporzionato il prezzo. E poi comunque le chiese di soldi ne hanno già abbastanza, no? Infatti, sì, mi pare che Questa cosa non volevo dirla, però certe volte mi prendo i prelati già hanno il loro stipendio. mi prendo certe responsabilità che noto che tanti altri canali non lo fanno. Noi siamo così, a volte ci esponiamo un po' troppo in certi ragionamenti, ma sono così, a volte non riesco a mordermi la lingua e secondo noi chiedere soldi solo perché tanto sanno che hanno vita facile chiedendo soldi per tante cose. Quello che abbiamo visto a Porto ci ha veramente scandalizzato, il fatto di mettere per poter fare le offerte addirittura il POS con... No, questo non è a Porto, a Santiago di Compostela. Ah, Santiago di Compostela, sì. c'era... Il POS per mettere per pagare le offerte. Cioè dentro una chiesa. Non esiste, secondo me non esiste una cosa così. Vabbè che noi abbiamo una visione di chiesa dal punto di vista biblico, non dal punto di vista religioso. Il punto di vista religioso non c'entra con la Bibbia, insomma, quello quando si parla di religione, ecco. Quindi sì. La Bibbia non dice questo. E non c'entrano Però, manco i soldi, non è che uno entra dentro, chi è che fa l'offerta più alta è più bravo, più protetto, è più... cioè no, non funziona così. Proprio, Purtroppo guarda. la maggior parte dei cristiani non sono tanto preparati in questo. No. Comunque non c'è molta gente, No, non c'è. Ma sotto c'era più casino, nelle viuzze sotto sì, c'era più casino. Guarda laggiù in lontananza che si vede un po' di luce. La vedi? Sì, la vedo. Sì, ma laggiù però. Wow, che bello qua, oh. Mamma mia. Cos'è questo? Museo accademico. Io ho visto che c'è scritto museo accademico.
Cosa c'è scritto lì? Collegio universitario. 1848. Collegio de San Geronimo. Non c'è nessuno qua. Cosa c'è qua? Dove andiamo a finire qua? Che caspita c'è qua? Io mi sono infilato, ma... Sai dove è finita Cinzia? C'è Cinzia che mi sta chiamando. Cinzia! Dove sei? Cinzia! Dove sei? Vieni su! Ma qua cosa c'è che non ci sta nessuno? No, ma strilla pure, tanto siamo a casa nostra. Hai sentito che buon profumo che c'è? Sì, c'è profumo qua. Ah. È aperto? No. È aperto, sì, in un bagno. Ma pensa a te. Sì. Vabbè, io non ho bisogno di andare in bagno. No, neanche io. Però qui c'è un'altra porta. C'è profumo. Non fare casino. Vedi, c'è un centro di studio di geografia. Ma sembra tutto dismesso qua, non sembra. No, qua ci sono degli uffici, qualcosa. Non tocco perché ancora suona qualche antifurto. Andiamo giù, dai. Campanello luci. Andiamo, dai. C'è anche su. Sì, si sale su. Siamo dentro l'edificio, tutto spento, non c'è nessuno, Ah, è chiuso, è chiuso. Dai, andiamoci, Vamos, chica. Andiamocene, Stupende comunque queste maioliche. Ce ne sono dappertutto. Vero? C'è dappertutto qua. Sì, ti ricordi anche la stazione a Porto? Che era così? Porto? Sì, a Porto. Giusto? Era così, era piena di queste cose, queste maioliche. Sì. Sì. Qui c'è la statua di Dinis, ovvero re di Onigi, che è stato il sesto re del Portogallo e dell'Algarve. E questa immagine non l'avete ancora vista, eh? Facciamo il video di chi fa il video. Lasciamo questa bella piazza dove c'è la statua del re. C'è anche un... mi sembrava un acquedotto romano, ma non è un acquedotto, giusto? Non mi sembra un acquedotto. Non lo so che cos'è qui. Comunque, scendendo giù per queste scale arriviamo alla piazza, che adesso vi dirò il nome perché l'ho guardato prima ma me la sono già dimenticata.
Piazza della Repubblica, si chiama così. Oggi un Renault 9 e adesso un Renault 19. Eccoci in Piazza della Repubblica. Che bello, wow. Spettacolo! Figata, oh. C'è tutto il parco qua, guarda che bello. Mannaggia se c'era il sole, oh. Sai che immagini che venivano. Invece stanno venendo tutte così. Sì, volevamo tornare sotto dove c'è il centro, non riuscivamo più a tornare. Ci siamo sbagliati. Diverse strade abbiamo sbagliato. Troppo curiose queste casette nei vicoletti. Veramente. Guardate dove siamo sbucati. Bello, si vede tutto si vede il fiume. Ah, la fontana dove siamo passati prima, guarda. Che bella vista. C'è anche parte di luna. È di lusso sta roba, O un lounge bar. Eh sì, perché qua c'è tutta la vista, Intrufoliamoci dentro, vediamo se scopriamo qualcosa. Ah, c'è gente seduta ai tavoli, no, gli rompiamo le balle. Coperto in questo ristorante, costa 8 euro. Solo? Praticamente sono 16 euro solo sederti. Solo a sedermi praticamente.
Ah, poi qua mette anche i bambini sotto i 12 anni non possono andare. E perché? Boh. Ma dai. Noi gli animali no, ovviamente non bisogna portarsi bevande Bevande, dietro, cose. questo vabbè. Proibita la vendita di bibite alcoliche Ai ai minori minori di 18 anni. Ah, Non permette entrare ai minori di 12 anni. Vedi, non si possono entrare ai minori di ma 12 per anni. Pensate. favore. Eh sì, perché così non disturbano i clienti, sì, sì. no? Un'informazione importantissima, se venite a visitare Coimbra, scarpe da ginnastica sono Sì, obbligatorie. sì, sì. Non venite con le infradito. Come O con le abbiamo fatto scarpe- noi l'altro le anno scarpe quando siamo coi andati tacchi. Come eravamo andati in Grecia? Che siamo venuti con gli infradito. In più posti siamo andati con le infradite. Sì, ma lì proprio non dovevamo andare con le infradito. spostiamo da mezzo alla In Grecia, non mi ricordo. Andate a vedervi il video. Vi metto il link. La visita in ospedale con le scarpe coi tacchi qua è assicurata. Quando siamo arrivati prima era giorno, adesso è buio e illuminato di sera è un'altra cosa. Non abbiamo potuto resistere, c'è questa pasticceria spettacolo all'inizio del corso, c'è dei dolci, quelli che vi abbiamo fatto vedere prima, dove c'era la mega torta, ve la faccio rivedere. Hanno un banco di dolci buonissimi, e allora ne abbiamo approfittato e ne assaggiamo uno. Vengono serviti negli scrigni, Degli scrigni, sì, esatto. Ole! Eccoli. Se magna tutto qua, mamma mia, non vedo l'ora di mangiarlo, abbiamo una fame e abbiamo camminato tutto il Fai pomeriggio. vedere anche l'altro, cos'è? Questo? L'altro scrigno. Ecco, una mano sola, però. Cosa c'è qua? Madre di Dio, guarda qua, guarda. Questi non sono quello del Mercadona, No. Chiudiamo lo scrigno, pensaci te, Varici. E ora lo assaggiamo, dai. Così smorziamo un po' la fame, perché prima che arriviamo al camper c'è ancora un pezzettino di strada. Sì. Avrei preferito magari del salato, sinceramente. Però Mamma mia. facciamo così non sporchiamo. Com'è? Immagino buonissimo. Mamma mia che buono. Fallo vedere dentro. Questo è tipo tuorlo d'uovo, ci hanno detto. È tuorlo d'uovo, non tipo. Tu, amore mio, assaggiamo. Tocca a te adesso. Buono. Delicato, Delicato, sì. Sì, non è troppo dolce. È buono. Mamma mia. Proprio buono, sì. Non sappiamo il nome però, mannaggia. Ragazzi, non sapete che profumini che vengono da qua. Sì, dei profumini. Madonna che roba, oh. Uniti. Vinceremo. Una bottiglia di porto mi piacerebbe prenderla, Guarda quante ce ne sono. Sì. Quanto costa? 17 euro. Ce n'è di tanti prezzi. No, guarda che costa carissimo. Scusa, ma vedo bene, 400 euro o 40 euro? 400 euro. Porca miseria, ma è 2,10 quello, no 21. 2,10, sì, 170. Quella 400. Sì. Cioè scusa, è un 400 quello. Sembra 400. Porca miseria, no, non lo voglio No, più il grazie, non lo porto. vogliamo più. Scusa, ma qui
Perché subito mi sembrava 10 euro, ho detto ma che strano, poi se guardo bene, cos'è? 120? Ah, accidenti. Lì sopra dove c'è quelle lucine rosse è il ristorantino che abbiamo visto prima, dove è vietato l'accesso ai Nino. Stiamo ritornando al camper. C'è il parco qua, piuttosto ordinato, sì, direi che è molto carino. Ci sono delle bellissime piante e poi c'è questa bella fontana che ora vi faccio vedere un attimo solo, che ci sono delle persone. A me non piace tanto riprendere le persone. Eccola qua. Ah, cambia pure colore, wow. Tanta roba, oh. Guardate che bello. Noi dobbiamo andare dall'altra parte. Il camper è giù di là. E dobbiamo attraversare quel ponte lì illuminato. Sì, c'è tutti i ristorantini, guarda che figata. Che bello. Un po' buio qua, non si vede dove si mette i piedi, ma c'è le scale. Sì. Sì, ci sono le scale. Attenzione, Che figata, oh. Siamo sempre lungo il fiume, Guarda quanti fiori che ci sono qua. Porca miseria, fiori da tutte le parti ci sono. Pizzeria Italia, wow, buono. Andiamo alla pizza. Buono. Ristorante Pizzeria Italia. Abbiamo ordinato una pizza qua, una margherita da portare via, tanto il camper è qua vicino, ce la mangiamo sul camper. La dividiamo in due. Sì, perché abbiamo mangiato quel dolce. Sì, abbiamo mangiato quel dolce lì e... Comunque Diciamo qua bene. la margherita 11 euro, qua. Vediamo poi com'è. Vedete, volevo solo farvi vedere che c'è il forno a legna, qua. Stiamo andando verso il camper, velocemente che la pizza si raffredda. Ne avremmo prese due, Però noi dobbiamo fare attenzione alle finanze perché Infatti. il viaggio è lungo e non Se 11 possiamo- euro una margherita, insomma. non possiamo permetterci tutti i giorni di spendere 30-40 euro, no, quello no. No, infatti. Per cui una testa l'avremmo mangiata, ma ce la dividiamo e ci aggiustiamo con altro, un pezzo di pane, un po' di salame, Sì, poi abbiamo ancora altri dolci da mangiare. qualcosa da mangiare c'è sempre. Poi Sì. abbiamo mangiato anche i dolci. Sì, abbiamo ancora altri. Stamattina abbiamo fatto anche un pochettino di spesa. Sì, per sì, infatti carità. abbiamo fatto Non spesa. è che abbiamo comprato chissà che, però intanto 50 euro oggi l'abbiamo spesi e non possiamo farlo tutti i giorni ovviamente. No, infatti. Anche perché ricordo, noi siamo in viaggio, non siamo in ferie. Sì, non siamo in vacanza, in ferie. siamo in vacanza. Diciamo le classiche vacanze, Perché le ferie. capita ogni tanto di qualcuno che gli prudono le mani e scrivono che siamo anche scrocconi, ce l'hanno anche scritto. Sì, Che siamo dei rancini, che siamo peggio dei genovesi, ma colui che scrive queste cose non ha mai fatto un viaggio come il nostro, per cui parla perché ha la lingua in bocca, o anzi Esatto. le dita per scrivere. sì. Ma lui un viaggio come il nostro se lo può solo sognare, non l'ha mai fatto, per cui non sa come ci si gestisce, Esatto, esatto. perché bisogna comunque Perché per noi è viaggio, non sono ferie, non sono vacanze ed è anche lavoro. È viaggio ed è lavoro per noi comunque. quando facevamo le ferie, cosiddette vacanze, non ci facevamo di questi problemi, perché stavamo via 2 o 3 settimane avevamo la possibilità. Sì, avevi solo quelle, spendevi di tutto e di Al più. ristorante andavamo sempre, Sì, per sì, cui non è che infatti. avevamo grossi problemi. Però adesso è così e ci stiamo adeguando a quello che è Sì. la nostra vita in questo periodo. Sì, sì, ci siamo ridimensionati molto, ma stiamo bene così assolutamente. Ma Non è che... quando scrivono così perché sono invidiosi. Sì, infatti. Questa è la margherita, Questa è la pizza da 11 euro. La pizza da 11 euro. 11 euro. Eccola qua. Sì.
Pomodoro quasi inesistente, piccolina, sembra una pizza baby. Pizza da 11 euro. All'estero purtroppo è così, ragazzi. È così. Io lo sapevo, per quello che non ho voluto prenderne due, perché sapevo già che poi mi arrabbiavo e... Ma da qualche parte all'estero l'abbiamo mangiata buona, comunque non è che l'abbiamo mangiata sempre. Anche mi ricordo in Spagna 2 anni fa, in un posto l'avevamo mangiata buona la pizza, mi ricordo. Dipende sempre un No, po'. ma se veniamo da te, mi raccomando, non mangiamo per 2 giorni prima, così poi ci sbaffiamo di pizza che ci esce dall'orecchio. Sì, Dome sarebbe il cugino di Salvatore che sta al sud della Spagna, sta in Andalusia. Ma non so se andiamo, Non so se andiamo, vediamo. punto interrogativo. La padella a fornetto torna sempre utile. L'abbiamo utilizzata adesso per scaldare un po' la pizza che nel tragitto si era un pochetto raffreddata. Certo. La mangiamo qua sul cartone allora, Sì, mangiamo qua sul cartone. così non sporchiamo i piatti. Questo nel frattempo si raffredda, gli si passa un tovagliolo e è bene che è a posto. Infatti. Pizza baby. 11 euro una rapina però. E se ne prendevamo 2, 22 era ancora il doppio. Il doppio della Era il rapina. doppio della rapina. Sì, lo so, qualcuno di voi dirà non si prende la pizza all'estero. Però vabbè. Ha ragione, ha ragione. no, avete per ragione, carità. per carità. Ma noi per primi lo sappiamo. Sì. Però passavamo da lì, era già tardi, sono le 10. Siamo stati via tutto il pomeriggio, dovevo arrivare in camper, dovevamo sbatterci ancora a cucinare. Ho detto vabbè dai, prendiamo la pizza. Sì, boh. perché era di strada, se no non l'avremmo fatto. Sì. Cioè, avremmo fatto il ponte normale, arrivavamo al camper e preparavamo da mangiare come facciamo sempre. Sì. Adesso ci mangiamo sto pezzettino e poi se abbiamo ancora fame, perché ce n'è poca, Dai. però Assaggia. come abbiamo detto ci siamo mangiati il dolce. Adesso vediamo. Io ho già preparato il resto, e qua c'è il salato Sì. che non deve mai mancare, abbiamo dei salami, abbiamo, Formaggi, eccetera. vedo già la mozzarella Chicless. Assaggia sta pizza, Pi. Sì, hai ragione, ma si incolla il coso qua al cartone. Che faccia? Il formaggio, forse uno dei formaggi più schifosi che ho mai mangiato su una pizza. È terribile, c'ha un gusto tipo sottiletta. Assaggialo. Adesso la mangio anch'io. Sentiamo che cosa ne pensa mia moglie. Lei è più di bocca buona, io sono un po' più puntiglioso, lo ammetto. Sì, effettivamente. Però se una cosa è buona io lo ammetto, dico che è buona. Se una cosa non è buona, non è molto da pizza, ecco. Non è anche la consistenza, però all'estero sappiamo che sì, ma si può trovare così. vabbè, lasciamo perdere. Questa pizza qui è terribile, ragazzi. Veramente No, terribile. ne ho mangiate di peggio all'estero, di questa. Quella che ho mangiato l'altro anno a Corinto, no, quella proprio dicevo no. Te la ricordi la pizza a Corinto? Sì, quella, No, quella no. era peggio di quella del supermercato, Sì. forse. No, questa Ma- è un po' meglio. Ma sono piuttosto deluso perché comunque c'era il forno a legna, ho detto mizzica, magari mi aspettavo qualcosina in più, ecco. Vabbè. Vabbè, pazienza, dai, è andata così, amen. Ti è piaciuta la pizza? Non particolarmente, però ci voleva, mi ha riempito lo stomaco. Sì, infatti. Ma ho un po' fame. Sì. A me non è piaciuta comunque. Non mi è piaciuta sia come impasto sia come qualità del formaggio, piuttosto terribile. Vabbè. Meno male che ne abbiamo presa solo una. Infatti sì. Il mio istinto non mi ha tradito.